potremmo iniziare subito. Intanto do la parola al nostro presidente per fare gli auguri e per dire due cose, poi inizieremo l'incontro. Buonasera a tutti, sono Gian Tumiati, per chi non mi conoscesse, sono il presidente di ANA. Saluto tutti gli intervenuti e ringrazio e saluto il professor Rossi che è sempre molto gentile con l'associazione e con noi. Semplicemente non voglio rubare il tempo delle cose molto più importanti di quelle che devo dire io e voglio soltanto dirvi innanzitutto farvi gli auguri per un buon Natale e un felice 2023. Poi volevo chiedervi se gentilmente potete aiutare l'associazione. Abbiamo fatto, come saprete, dei calendari per il 2023 con i modelli e modelle soci di ANA che l'abbiamo messa in vendita sul sito a 10 euro. L'abbiamo messa in vendita semplicemente al costo puro di quello che ci sono costati e vi chiederei se gentilmente magari potete acquistare qualcuno per autofinanziare l'associazione, che peraltro non riceve più quote di iscrizione ormai da 3 anni, perché le iscrizioni all'associazione sono brava, grazie, chi lo mostra in rete, bravissima. E niente, quindi vi ringrazio se potete fare questo. Adesso do la parola al dottor Rizza, che è il nostro direttore scientifico, e ciao Stefania, che stai facendo da modella per il calendario. Grazie professor Rossi e ripasso la parola al dottor Rizza. Eccomi, una comunicazione di servizio. Alfredo, dovresti attivare l'audio, mi diceva il nostro Ci sono? organizzatore Mi del... sentite? Perfetto. Sì, ok. Allora, ringrazio i partecipanti per la presenza. L'argomento di stasera io lo ritengo particolarmente importante. Personalmente mi occupo di alopecia da 19 anni e il prossimo anno sarà il ventennale, diciamo. E credo e spero che questa terapia sia una svolta per affrontare l'alopecia areata. L'anno scorso abbiamo organizzato parecchi webinar e abbiamo affrontato l'argomento alopecia a 360 gradi. Quest'anno abbiamo partecipato a qualche convegno, ma webinar non ne abbiamo fatti. Perché? Per un motivo molto semplice. Volevamo aspettare che ci fosse l'opportunità di parlare con un esperto di questi jack inibitori e farlo in un modo, diciamo così, abbastanza preciso e da far capire agli associati, a tutti coloro che sono affetti da alopecia, cos'è questo farmaco, a cosa serve, è veramente un farmaco che può dare la svolta oppure no. Prima di dare la parola, so che avete fatto numerosissime domande e io le snoccererò volta per volta al professor Rossi. Quindi, una cosa importante è che vorrei ricordarvi che a gennaio faremo probabilmente un webinar con la responsabile dell'ambulatorio dell'alopecia areata del Gaslini, che si occuperà di alopecia nell'infanzia, ma di questo ne avremo modo di parlarne. Quindi io passerei subito, intanto ringrazio di nuovo personalmente il professor Rossi, veramente che è uno dei nostri punti di riferimento e un pilastro dell'associazione. Professore, guardi, ci hanno praticamente tempestato di domande. Io vado in ordine, diciamo così, di arrivo delle domande. Faccio una premessa. Probabilmente, cioè, c'è stato qualche nostro associato che ha fatto delle domande anche presentando la propria storia personale. Io ho evitato di addentrarmi in questo, però cercando di ricavare le domande che possono essere, diciamo così, utili a tutti. La prima domanda che vorrei fare, prof, è questa di una mamma dove parla di una bimba di pochi anni e parla se intanto cosa bisogna aspettare per questi JAK inibitori per la giovane età. Prima domanda. Poi mi diceva, esiste un esame specifico per capire se si tratta davvero di patologia autoimmune, sempre parlando di alopecia, e poi parlava anche se i vaccini possono incidere, quanto incidere sulla patologia.
E questo praticamente darei a blocchi. Magari ti pregherei, ecco, di rispondere a queste domande e poi ne faremo delle altre, prof. Vabbè. Allora io direi, partirei un attimino da che cosa sono questi jack inibitori e soprattutto cosa si sta facendo oggi con i jack inibitori. Allora, i jack inhibitor e specialmente il baricitinib non è utilizzato ancora oggi per l'alopecia areata, non lo possiamo utilizzare. Abbiamo avuto dalla Lilly, che produce il baricitinib, la possibilità di utilizzare questo farmaco ad uso compassionevole e personalizzato, il che è ancora più complicato poterlo dare ai nostri pazienti, perché praticamente il farmaco è gratis e la Lilly si impegna a effettuare le 36 settimane di terapia che sono negli studi pubblicati per la possibilità che è stata data al farmaco di essere dedicato all'alopecia areata, quindi dall'AIFA e dall'EMA. Oggi questa è la realtà. Tutto il resto, la possibilità di mettersi in lista per il farmaco non è vera, insomma, bisogna sfatare un po' di queste false cose, perché non è che si va in un centro e ci si mette in coda. Bisogna essere eleggibili per poter fare questo farmaco, quindi si fanno una serie di indagini. Se il paziente è eleggibile, si passa il nominativo del paziente con tutti i suoi esami alla Lilly. La Lilly ha un comitato scientifico, esamina il caso e vede se ritiene possibile dare il farmaco. Questo poi passa di nuovo allo sperimentatore, che manderà tutto al comitato etico, e se il comitato etico ritiene che il soggetto possa avere questo farmaco per uso compassionevole, allora si comincia l'iter per poter. Quindi è un iter lunghissimo, che per alcuni ospedali addirittura arriva a mesi, per altri è un po' più breve. Comunque, questo è attualmente la possibilità di utilizzare i JAK inhibitors in alopecia areata. Sono relegati solo ai pazienti che hanno un'alopecia grave, quindi totale e universale. Negli altri casi non possiamo ancora utilizzarlo e non potremmo utilizzarlo neanche nel futuro, perché sarà passato dal sistema sanitario nazionale solo per questi casi. Detto questo, cominciamo a rispondere alle domande che mi ha fatto Enrico. Quindi, per quanto riguarda i bambini, i JAK inhibitor non sono stati sperimentati, per cui non ce ne può essere l'utilizzo, e questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda invece, mi pare che tu mi volessi chiedere a chi poter dare i JAK inhibitor, e soggetti maggiorenni che hanno una serie di indagini che possono non andare in contrasto con quelli che sono gli effetti collaterali del farmaco, e poi ovviamente devono essere dati da un centro di riferimento. In Italia saranno scelti vari, non c'è ancora questa scelta dei centri, ma comunque si pensa che ce ne saranno diversi al nord e al centro e al sud. Per quanto invece riguarda i markers di questa patologia, non esiste un markers per l'alopecia areata, quindi non è che noi possiamo fare un'indagine specifica e dire va bene, tu sarai affetto da alopecia areata, oppure questa è alopecia areata e va in questo, come succede ad esempio per il lupus, no? Aumentano gli anticorpi e sai che quella malattia è più attiva o meno attiva. Per l'alopecia areata questo non esiste ancora, si sta studiando, si sta cercando questo benedetto markers, ma al momento non possiamo fare un'analisi del sangue e dire che l'alopecia areata è attiva o non è attiva. Quello che possiamo fare è un'indagine genetica che ci consente di sapere che è possibile ammalarsi di alopecia areata. Nel momento in cui siamo ammalati è inutile fare l'indagine genetica, perché vuol dire che quel gene e quelle serie di geni sono colpiti per
per l'alopecia areata, quindi neanche un'indagine, diciamo così, preventiva può svelare l'alopecia areata se nella famiglia c'è già presente l'alopecia areata. C'ho quei geni presenti, ma non è detto che io sviluppi la malattia, perché per sviluppare la malattia servono anche tutta un'altra serie di condizioni. Per quanto concerne invece i vaccini, sappiamo che i vaccini alterano il sistema immunitario, soprattutto lo attivano, pertanto possono riattivare malattie autoimmuni come l'alopecia areata. Attivano i lichen, attivano i LED, attivano la psoriasi, riattivano, l'abbiamo visto con il vaccino del Covid, noi abbiamo anche pubblicato sulla riattivazione dell'alopecia areata, la slatentizzazione dell'alopecia areata dopo vaccino anti-Covid. Quindi è una materia ovviamente che deve essere presa in considerazione nella sua totalità, quindi non fare terrorismo, quindi non dire no, non facciamo il vaccino perché a te ti viene l'alopecia areata. No, se sei predisposto c'è la possibilità, ma non è detto che tu lo debba fare per forza, c'è la possibilità che con il vaccino, con qualsiasi vaccino, non quello per il Covid, qualsiasi vaccino io faccia, possa slatentizzare la malattia. Questo è un po' quello che ad oggi sappiamo sulla possibilità della slatentizzazione e della ripresa dell'alopecia areata una volta che abbiamo uno stimolo antigenico oppure uno stimolo da un punto di vista del sistema immunitario. È come avere un tallone d'Achille. Se io ho il tallone d'Achille nell'alopecia areata, io ogni volta che il mio sistema immunitario si attiverà o sarà attivato, c'è la possibilità di fare l'alopecia areata. Un po' così la dobbiamo vedere attualmente. Allora, sempre la stessa persona che ha fatto questa domanda sta dicendo che questi JAK inibitori, tofaciti nebulici, si adoperano per l'artrite reumatoide e la colite ulcerosa. Si riesce da vari anni oppure no? Si riesce a capire, ad avere gli effetti, a sapere gli effetti collaterali? Questa è Sì, sugli effetti collaterali in realtà non si conosce ancora eh. molto. Si sa che le infezioni opportunistiche possono essere più rappresentate, quindi l'herpes simplex, la possibilità di fare riniti, congiuntiviti, uretriti, cistiti, quindi c'è una serie di infezioni che possono essere slatentizzate o addirittura evidenziate dall'utilizzo del baricitinib. Per quanto concerne i problemi legati alla coagulazione, quindi poi a quei casi più gravi degli effetti collaterali, solo negli studi che abbiamo fatto, che hanno fatto per l'alopecia areata, non si sono manifestati, ma è logico, questo era prevedibile perché il soggetto affetto dall'alopecia areata è un soggetto giovane e quindi che non ha ancora comorbidità cardiache, non ha l'ipertensione e quindi molto meno è possibile che questi effetti collaterali si sviluppino, che sono quelli più gravi. Per quanto riguarda invece la presenza di tumori, no, questo non è stato rilevato, o la percentuale della presenza di tumori è uguale al gruppo di controllo, per cui questo dobbiamo dire che non è stato evidenziato. Quello che si sta facendo, e l'EMA lo sta facendo, è proprio questo. Forse a gennaio avremo i risultati, fare un grosso studio, una revisione di tutta la letteratura, nel tentativo di ricercare quali sono realmente quegli effetti collaterali gravi che potrebbero bloccare l'utilizzo dei JAK inibitori. Ma adesso fino a gennaio non lo sapremo, aspettiamo i risultati della ricerca dell'EMA. Ecco, un altro nostro associato, che in parte forse hai risposto anche, non forse. Quando la terapia con i JAK inibitori saranno accessibili con il Servizio Sanitario Nazionale, la terapia che agisce la terapia dei JAK inibitori è legale, è permesso in Italia, e quanto dura e quanto costa?
Allora, la prescrivibilità e quindi la fornitura del farmaco dal Sistema Nazionale Sanitario non è ancora stata decisa quando. E il problema è che l'alopecia areata non è una malattia che è in ELEA, quindi non è riconosciuta come malattia. È la Questa è una cosa battaglia che stiamo facendo. importante. Molto probabilmente si dovrà far riconoscere la malattia e poi il Sistema Sanitario Nazionale passerà il farmaco gratuitamente. Il problema è probabilmente riusciremo, come per la dermatite atopica, ad avere la prescrizione di alcuni farmaci, ma la cosa principale è che questa malattia non è riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale al pari della psoriasi, al pari del LED, al pari dell'artrite reumatoide, al pari di tutte le altre malattie autoimmuni. Quindi la prima cosa, lo sforzo che dovremmo fare tutti, non solo le associazioni, ma le case farmaceutiche, noi, tutti quanti, cercare di far capire al legislatore che questa è una condizione, è una patologia autoimmune di cui non conosciamo ancora bene tutti i suoi risvolti, non sappiamo se l'alopecia areata in realtà ha altre comorbidità, porta in sé altre malattie, questo non lo sappiamo, non l'abbiamo ancora completamente condiviso con tutti quanti. Sì, ci sono sporadiche cose, ad esempio nella psoriasi sappiamo bene che la sindrome metabolica accompagna la malattia, quindi una malattia cutanea diventa una malattia sistemica e si va a controllare tutti quelli che sono le alterazioni che questa condizione di infiammazione cronica può portare. Quindi anche per l'alopecia areata probabilmente tra qualche anno, visto che si intensificano gli studi sulla eziopatologia, se si intensivano gli studi sulla patogenesi, probabilmente riusciremo a capire se ci sono altre malattie correlate a questa condizione. E questo credo che al momento sia la cosa che abbiamo chiara ben tutti quanti. Quindi dobbiamo aspettare perché questi farmaci possano essere dispensati dal Sistema Sanitario Nazionale. Per quanto riguarda invece una volta che il farmaco viene assunto e in quelle famose 36 settimane si ha un risultato per quanto concerne il miglioramento dell'alopecia o addirittura la guarigione, la ripresa completa di tutto il manto pilare, a quel punto bisognerà pensare a una terapia di mantenimento, non si potrà sospendere la terapia. Quindi da questa malattia bisogna capire che non si guarisce, possiamo tenerla ingabbiata, ma ci dobbiamo lavorare come per tutte le malattie autoimmuni, come l'artrite reumatoide, la psoriasi e tutte quante le altre. Ci possono essere dei momenti in cui la malattia non si palesa, ma comunque sia, dovremmo giocare con la concentrazione del farmaco per poter ottenere una minima dose per mantenere poi i risultati ottenuti dall'alopecia, dal farmaco per l'alopecia areata. Questo è quello che al momento sicuramente è emerso anche dagli studi, perché sappiamo che i pazienti che hanno cessato la terapia hanno avuto una recidiva della malattia. Quindi questo è importante, non tutti, ma una grande maggioranza. Col tofacitinib tutti, col baricitinib un po' meno, ma probabilmente è solo una questione di aver meglio messo su il protocollo di studio, per cui sono riusciti a ottenere un risultato migliore su questa linea, ma credo che ormai per noi la possibilità di utilizzare i JAK inhibitor è sicuramente una via da provare, soprattutto nelle alopecie areate totali e universali, anche quelle datate, perché noi stiamo arruolando pazienti che hanno anche oltre 6 anni di alopecia areata totale o universale, e quindi
probabilmente anche i tempi di recupero di questi pazienti sono così lunghi perché ovviamente la condizione è in una fase cronica e per cui bisogna rimettere in moto tutto il ciclo follicolare, pertanto ci vuole più tempo del normale. E dunque, proseguirei con le domande che c'erano pervenute precedentemente. Un'altra domanda è: per poter avere la prescrizione per il baricitinib, occorre che siano fallite più terapie? Questa è una domanda. Dice, un dermatologo mi ha proposto terapia con cortisone in occlusione e minoxidil e si può, in caso di insuccesso, si può passare al baricitinib? E un'altra domanda, così facciamo, tra i vari JAK inibitori, quale preferire se si hanno altre patologie concomitanti, tipo ipertensione e dislipidemia? Quindi queste sono 3 domande che potremmo avere una risposta, però. Allora, scusa, ripetimene una per una così. Sì, allora, per poter avere la prescrizione per il baricitinib, occorre che siano fallite 2 linee Sì. terapeutiche? Prima Allora, domanda. sicuramente al momento occorre che siano fallite le linee terapeutiche tradizionali, quindi quella cortisonica Sì. principalmente. Non è detto che un domani il baricitinib sia la prima scelta per l'alopecia areata, visto che è l'unico farmaco che ha l'indicazione. Tutto quello che noi utilizziamo non ha indicazione, è off-label, anche il famoso cortisone che noi utilizziamo tantissimo è off-label, come off-label il minoxi, come off-label la ciclosporina Sì, e sì, tutti certo. gli altri farmaci che noi utilizziamo. Baricitinib è l'unico farmaco autorizzato per la terapia dell'alopecia areata in questo momento. Un'altra Quindi domanda è, sì, un'altra domanda è, tra i vari JAK inibitori simili ma non identici, quale preferire se si hanno altre patologie concomitanti, tipo ad esempio ipertensione, dislipidemia, eccetera, eccetera? allora, chi ha questi al momento, per quanto riguarda l'alopecia areata, chi ha questi problemi non viene arruolato. Quindi è diciamo che è un limite all'utilizzo dei JAK inibitori. Oggi noi conosciamo gli effetti dei JAK inibitori 1 e 2, che sono il baricitinib, sono in uscita altri JAK inhibitor che sono ancora più selettivi, questi sono i pan JAK, poi ci sono quelli che vanno a utilizzare solo una linea, quindi bloccano solo i JAK3 oppure bloccano solo il JAK1. Quindi il problema sarà adesso che entreranno in commercio anche questi altri, la sperimentazione già c'è stata, in questi altri, vedere se è possibile, se sono più selettivi e quindi hanno meno effetti collaterali. A mio avviso no, resteranno controindicati tutti i JAK inhibitor e non potranno farlo tutti i soggetti che hanno problemi cardiaci e problemi di dislipidemia. Però vediamo che cosa ci dicono gli studi. È ancora troppo giovane questo farmaco per conoscere tutti gli effetti collaterali. Quindi proviamo, vediamo che succede in quest'anno e poi dopodiché cominciamo a tirare le somme sugli effetti collaterali. Un'altra domanda è: i JAK inibitori agiscono solo sull'errata azione degli anticorpi verso i peli o abbassano in generale le difese immunitarie? Esiste un'interazione con altri farmaci? Già un po' l'avevi risposto a questo. E come anche un altro paziente, se uno ha il colesterolo alto, se può fare il JAK inibitori. E un'altra domanda, non so, oppure vuoi rispondere a queste due così almeno andiamo veloci. Rispondiamo a queste. Sì. Allora, al problema dell'ipercolesterolemia l'abbiamo ormai detto. Chi ha l'ipercolesterolemia in questo momento probabilmente i JAK inhibitor non li può fare perché non conoscendo bene qual è la loro safety non possono essere messi nello studio, anche perché i comitati etici ci boccerebbero la possibilità di utilizzare questo farmaco.
Per quanto riguarda invece, scusami, l'altra cosa che mi avevi chiesto, se... Dice, i JAK inibitori agiscono solo sull'errata azione degli Ok, anticorpi verso il pelio a bassa sono, sì. sono degli immunosoppressori indubbiamente, quindi sono più selettivi, ma il meccanismo JAK-STAT è quello che poi regola il sistema immunitario, per cui a secondo dello stimolo che arriva, a secondo della citochina che arriva sulla superficie della cellula, poi a quel punto i vari meccanismi e i vari blocchi. Ci sono JAK inibitori, quindi pan-JAK, che bloccano più vie di questa alternativa, di questo meccanismo, invece ci sono quelli più selettivi, come anche è successo per i biologici, quelli che saranno più selettivi daranno meno effetti collaterali, per cui con l'utilizzo di questi farmaci poi ci accorgeremo che alcuni danno meno effetti collaterali di altri, ma comunque tutti vanno a lavorare sul sistema immunitario riducendone l'aggressività. Questo è il succo. A proposito dell'efficacia, il JAK inibitore, il baricitinib per uso topico, cosa pensi? Può essere una strada, è già praticata, non si riesce a... Allora, non abbiamo esperienza sul baricitinib, abbiamo quella sul ruxolitinib che non ha dato grossi risultati. Probabilmente perché forse la veicolazione non era giusta, i dati comunque non sono stati soddisfacenti. Per cui la possibilità di utilizzare un JAK inibitore per uso topico sicuramente ci alletta, ma al momento non c'è questa possibilità. Io direi che neanche in un futuro molto prossimo ci sarà la possibilità dell'utilizzo di un JAK inibitore come tofacitinib o come baricitinib per uso topico. So che stanno arrivando tante domande tramite chat, però io volevo prima finire le domande che ci hanno mandato precedentemente. Una domanda che è venuta ieri, è arrivata ieri, appena il farmaco verrà approvato dall'AIFA, c'è stata una nostra associata che ha sentito una dermatologa dove dice che chi ha più si può prescrivere a chi ha più di 18 anni e ha avuto recidive da 6 mesi a 6 anni. Sì. Ecco, questo è vero. Quindi noi possiamo prescrivere questo farmaco a chi ha un'alopecia totale o universale che dura da più di 6 mesi fino a 6 anni. Quindi è un range molto ampio, direi, che ci consente di lavorare su tanti pazienti. Quindi sì, questo secondo me è giusto, questo tipo di... Calcolate che non sarà proprio così, sarà che i pazienti che hanno perso l'80% dei capelli potranno accedere alla terapia. Adesso solo quelli totali e universali, ma poi quando il farmaco verrà dispensato dal sistema nazionale, il cut-off scenderà un po', per cui potremo agire anche su pazienti diversi. Il problema non è l'estensione, quello che io sto cercando di far capire ai colleghi e anche sui lavori che sono stati pubblicati, l'hanno pubblicati sull'estensione e sul tempo e sulla durata della malattia, ma questa malattia ha un'attività, questa malattia ha una fase attiva, una fase subclinica e una fase cronica, quindi bisognerebbe capire bene questi farmaci come hanno somministrati in questi 3 momenti della malattia. La chiazza e l'alopecia totale sono la stessa cosa da un punto di vista dell'aggressività
linfocitaria. Non vedo la diversità. Il problema poi è l'estensione. È logico che quanto è maggiormente estesa, tanto più difficile, tanto più complicata sarà la terapia e tanto più importante dovrà essere dal punto di vista delle concentrazioni del farmaco. Probabilmente una fase molto iniziale potrebbe essere ben modulata con una concentrazione di farmaco più basso, ma questo adesso sono solamente delle percezioni, ma ci vogliono studi e questi si faranno appena il farmaco sarà dispensato dal Sistema Nazionale Sanitario, in modo tale da avere una platea molto più ampia di soggetti. E per essere ancora più precisi, la domanda che ho fatto prima, la signora diceva, mia figlia che ha avuto l'alopecia universale 20 anni fa e naturalmente non ha poi avuto nessun altro tipo di miglioramento, può essere inserita nella terapia, nella prescrizione? Attualmente no, attualmente no, perché c'è questo cut-off da 6 mesi a 6 anni. Esatto, Probabilmente quando il farmaco verrà dispensato sarà lasciato la possibilità di utilizzare questo farmaco anche in altri pazienti al medico che avrà il paziente in cura, quindi la decisione resterà al medico. Domanda secca, quali rischi ci sono in merito all'assunzione di JAK inibitori in un ventenne sano? Attualmente dai report sulla safety dei 2 studi, Brave 1 e Brave 2, non ci sono rischi. No, quindi, esatto. Poi, prima della somministrazione di un JAK inibitore, è bene seguire indagini genetiche per capire quali JAK colpiscono sia JAK1 che 2 o 3? Purtroppo non ci sono questi esami da fare, non abbiamo ancora, non siamo così sofisticati, per cui non sappiamo qual è la citochina che è più interessata, se l'interferon gamma o l'interleuchina 15. Quindi assolutamente non possiamo stabilire a priori quale sarà il JAK da utilizzare. Quando appunto si sta studiando, quando avremo la possibilità di andare a capire, a dosare queste citochine e le altre nel sangue per vedere, e devono anche essere dimostrate che queste poi producono l'alopecia areata, a quel punto magari si potrà fare una scelta dell'inibizione JAK più mirata, ma al momento non è possibile. Ecco, per chi adesso la chat... Anche perché, scusate, perché a quel punto se noi avessimo la possibilità di sapere se è interferon gamma o se è interleuchina 15, io vado con un farmaco a colpire selettivamente interferon gamma e interleuchina 15, quindi non avrei più bisogno neanche dei JAK inibitori. La domanda del chat che dice, per chi ha l'alopecia universale da più di 6 anni, hai risposto prima, quindi insomma la domanda... Al momento non è possibile. Ecco, un altro, considerato il costo dei JAK inibitori in Italia, se un paziente volesse acquistare il farmaco all'estero, rientrerebbe nel caso della legge 23/17 per la quale si può richiedere l'importazione per eccesso, onere, citazione della legge del farmaco? Guarda, al momento credo che questa cosa non sia possibile. Forse nel momento in cui sarà possibile dispensare il farmaco, perché questo è un farmaco file F, quindi solo ospedaliero. Il farmaco che viene dall'estero è appunto regolamentato da questa legge, però deve essere un farmaco che in Italia deve essere accettato. Noi abbiamo l'esperienza di andare a prendere in Inghilterra il farmaco, l'immunosoppressore che si usava però a quel punto bisognava produrre tutta una serie di incartamenti legati anche alla possibilità di avere un comitato etico che ci diceva sì, potete usare questo farmaco anche se non è presente nella farmacopea italiana.
Quindi nel momento in cui l'EMA e l'AIFA hanno approvato questo farmaco, probabilmente questa legge potrà essere sfruttata. E i costi però sono alti, perché al momento la terapia mensile costerebbe intorno ai 900 euro, 1000 euro. Quindi cosa incredibile, cioè sì, una cosa praticamente eccessiva. Dunque, al momento i JAK inibitori somministrati hanno avuto efficacia nei pazienti che sono stati somministrati, la percentuale. In genere si può fare già un primo bilancio 40, 30, 60% dell'efficacia di questi JAK sì, inibitori? gli studi riportano un 38%. Quindi un 38% dei pazienti recupera fino all'80% della capigliatura. Diciamo che probabilmente con i nuovi studi, allargando la popolazione, arriveremo al 40%, però ovviamente questi sono i dati della sperimentazione. Naturalmente, qui continua a dire giustamente, ma quando potranno i medici prescriverlo questo farmaco? Allora, voglio puntualizzare questa cosa. Il farmaco potrà essere prescritto solo da alcuni centri e non da tutti i medici. Ad esempio, il medico dell'ASL non potrà prescrivere baricitinib. Si dovrà recare in questi centri, che saranno ovviamente all'inizio pochi, ma poi aumenteranno, come è successo per la psoriasi e per l'uso dei biologici, ma al momento ci saranno solo pochi centri che potranno lavorare su questa patologia, anche perché io non credo che domani tutti i dermatologi che fino a ieri non si sono interessati di alopecia areata diventano tutti esperti di alopecia areata. Quindi è una condizione che è facile probabilmente da diagnosticare, però è difficile poi seguirla nel tempo e nei follow up, e soprattutto seguirla da un punto di vista terapeutico, anche perché non saranno solo i JAK inhibitor ad essere utilizzati, perché in questi centri arriveranno pazienti che avranno tutti i tipi di alopecia areata, quindi i farmaci che abbiamo utilizzato fino ad ora continueremo ad utilizzarli, e quindi appunto ci deve essere un centro che è esperto, che conosce bene la malattia, anche perché poi dovrà seguire tutte quelle che sono le malattie associate all'alopecia areata, la tiroidite, la celiachia, la vitiligine e tutto il resto, per cui vediamola un po' più allargata questa cosa, non pensiamo solo baricitinib e alopecia. Ecco, a proposito della vitiligine, è stata un'interazione positiva, i JAK inibitori possono agire positivamente sulla vitiligine? Guarda, c'è già qualche lavoro, sì, in alcuni casi ha risposto, però ovviamente non sono casistiche così ampie da poter dire sì, va bene, utilizzeremo il JAK inhibitor della vitiligine. Questo ancora ci sono dei case report, cose, però insomma da qui a dire lo utilizzeremo con successo nella vitiligine c'è il presupposto, però dobbiamo vedere se poi funziona realmente. Nell'alopecia areata chiamata incognita, il baricitinib potrebbe avere una sua funzione? Potrebbe Più che esserci... nella incognita, potrebbe avere la sua funzione nella diffusa, nell'alopecia areata diffusa, che è una forma di alopecia con diciamo più blanda rispetto all'alopecia areata classica. Nell'alopecia areata incognita, che così tra virgolette potremmo ritenere un telogen effluvium importante, allora lì probabilmente sì, perché poi i meccanismi sono infiammatori, però oggi come oggi col cortisone riusciamo ad avere buoni risultati, quindi sarebbe un farmaco di seconda linea, non di prima linea. Qua dice la domanda, dice, può ripetere per favore il nome del farmaco attuale di riferimento per l'alopecia? Penso che... Allora, i farmaci attuali sono i cortisonici e tutti gli immunosoppressori che ognuno di noi è in grado di poter utilizzare
e con la propria scienza e coscienza. Ci sono le linee guida italiana per la terapia dell'alopecia areata, quindi a quel punto ci dobbiamo attenere a queste linee guida. Secondo me sono abbastanza calibrate, non hanno degli squilibri da un punto di vista dell'utilizzo di più un farmaco, ma secondo quelli che sono l'età del paziente, l'estensione della malattia e l'attività della malattia. Quindi prendono in considerazione un panel di attività cliniche che ovviamente attualmente con i JAK inhibitor non è preso in considerazione. Quindi bisognerà anche lì vedere come sarà gestito il paziente con alopecia areata. Un'altra domanda è, un dermatologo mi ha parlato di microimmunoterapia, è qualcosa di serio, un protocollo oppure una cosa empirica? No, So. io direi che non ci sono grosse evidenze, quindi anche sull'alopecia areata come su tante altre malattie autoimmuni si può dire di tutto, ognuno ha la sua esperienza, c'è quello che ha l'esperienza con i LED, ma una rondine non fa primavera, per cui gli studi seri si stanno conducendo adesso con questi farmaci, c'è sempre uno start in tutte le condizioni. Prendiamo adesso quella che a me mi viene più facile, l'alopecia androgenetica, dove non avevamo farmaci. Con l'avvento della finasteride il paziente affetto da questa condizione ha cambiato completamente il suo iter diagnostico e terapeutico, per cui anche per l'alopecia areata penso che ci siamo avvicinati a quello che è la svolta per la terapia di questa malattia, ma non con solo l'utilizzo dei JAK inibitori, ma conoscendo tutto quello che noi realmente possiamo fare e i farmaci che hanno dato sicuramente un'efficacia più evidente. Quindi tutto il resto, diciamo che per quello che mi riguarda i casi, i pazienti che sono guariti con varie terapie, aromaterapia, non ha senso parlare di queste cose. Non ci sono studi, quindi io non mi addentrerei in questa cosa e non darei false speranze con cose che effettivamente poi si sono dimostrate non valide. Ecco, giusta precisazione molto attenta. Noi stasera parliamo dei JAK inibitori perché insomma è il farmaco per eccellenza, ma volevo fare una precisazione. Credo. Viene un paziente con l'alopecia areata o totale. È come una scaletta, uno quando sale la scala inizia dal primo gradino, non arriva direttamente all'ultimo, cioè è sempre valido il discorso della terapia secondo le esperienze del dermatologo, dire iniziamo con questa terapia, poi vediamo questa, eccetera, eccetera. Non so, cosa ne pensi di questo? Naturalmente che il paziente... Allora, il paziente che afferisce a un ambulatorio, adesso non vorrei far portare tutto dalla parte dei dermatologi che sono più esperti, però è una malattia autoimmune, per cui che cosa si deve fare? Bisogna capire se il paziente ha altre malattie autoimmuni che accompagnano l'alopecia areata, perché spesso e volentieri arriva il paziente con l'alopecia areata, gli fai fare gli anticorpi antitiroidi, gli anticorpi per le celiachie e trovi che il paziente ha associato la tiroidite oppure ha associato la celiachia e così via, tante altre condizioni. Per cui il paziente in primis va studiato su quest'ambito e viene seguito anche nei nostri ambulatori, viene seguito facendo fare analisi ripetute almeno una volta all'anno per vedere il suo sistema immunitario se ha aggredito altri organi. Questo è per quello che riguarda la possibilità, come introdurre un paziente nell'iter della diagnosi e del follow-up dell'alopecia areata. Poi per quanto riguarda la terapia, è logico, io non partirò con i JAK inhibitor se non ho davanti a me un paziente che ha quelle caratteristiche che al momento mi consentono
di usare il JAK inhibitor. Partiremo solitamente con la terapia cortisonica, la terapia col minoxidil non esiste almeno nella fase attiva e nella fase subacuta, sarebbe buttare benzina sul fuoco. Il minoxidil ce lo riserviamo solo nella fase in cui i capelli stanno ricrescendo per dargli una spinta e migliorarne la crescita. Ma il minoxidil non si dà in prima battuta nell'alopecia areata, non ha senso. L'alopecia areata incognita è una varietà di alopecia areata che si manifesta con diradamento diffuso? No, direi che non dobbiamo confondere. Sì, il termine alopecia areata incognita l'aveva coniato Rebora, che negli ultimi anni aveva anche un pochettino ripreso questa cosa dicendo sì, che abbiamo chiamata alopecia areata incognita, ma non è per caso un telogen effluvium acuto persistente che mi dà questa cosa, per cui no, è infiammatorio indubbiamente, ma non è la stessa cosa. Non dobbiamo parlare di alopecia areata incognita paragonandola a quella che è l'alopecia areata classica. Io paragonerei più l'alopecia areata diffusa come forma di alopecia areata più soft, più blanda, e non l'alopecia areata incognita. Un'altra, sempre a proposito dei vaccini, che avevamo parlato all'inizio, se non, allora, la situazione dei vaccini, ecco, no, la domanda che era stata fatta non si vede più dalla chat. In pratica si parlava anche la vaccinazione anti-influenzale, ma dicevamo un discorso che in teoria, esatto, non si possono dare delle risposte al No, noi 100%, possiamo giusto? dire sicuramente che il vaccino può, qualsiasi vaccino, non solo quello antinfluenzale, anche quello per il morbillo, può dare un'alterazione del sistema immunitario, può attivare il sistema immunitario, e nell'attivare il sistema immunitario, a secondo quale vie vengono prese, può dare origine alle varie malattie autoimmuni, o può scatenare, o può evidenziare, o può latentizzare la malattia autoimmune. Quindi è un discorso molto più generale, che ovviamente poi si rifà sull'alopecia areata, perché è una malattia autoimmune. Nel caso di una risposta positiva alla terapia con i JAK inhibitor, va praticata per sempre? E questo è quello che faremo con praticamente la possibilità di utilizzare il farmaco per lungo periodo. A mio avviso sì, al momento se poi cambierò idea, ma al momento sicuramente vi dico che ci sarà una terapia d'attacco una volta avuto il risultato, poi si passerà a una terapia di mantenimento. Quello che succede con i biologici, è inutile. Abbiamo già questa grande esperienza, quindi credo che alla fine si dovrà trovare, come dicevo prima, quello che è la concentrazione giusta per mantenere il sistema immunitario tranquillo e non far emergere l'alopecia areata. Certo. Un'altra domanda così al di là della celiachia, quanto l'alimentazione può influire sull'andamento della patologia? Allora, calcolando che l'80-90% dei pazienti che soffrono di alopecia areata hanno anche un'atopia più generale, quindi tutti quegli alimenti, tutte quelle cose che riescono ad attivare il sistema immunitario possono non peggiorare, ma ovviamente, e neanche tanto slatentizzare, però possono contribuire alla possibilità di mantenere l'alopecia areata. Ad esempio, gli alimenti che liberano istamina e che contengono istamina e che mimano una reazione allergica possono mantenere attivato il sistema immunitario e quindi ridurre la possibilità di avere una guarigione più rapida dell'alopecia areata. Poi questa cosa è soggettiva. Ovvio che noi le terapie che stiamo pensando sono
andranno nella linea della terapia personalizzata, quindi probabilmente sarà diversa la terapia di chi ha la celiachia rispetto alla terapia di chi ha la tiroidite o di chi ha un'altra malattia autoimmune, perché dovremmo imparare a mediare tra le due malattie, quindi sicuramente non è la panacea al momento, però ecco, qui rientra il discorso di gestire il paziente con l'alopecia areata, quindi non è solo una questione di dieta, ma diventa una questione di vedere il paziente a 360 gradi e non vederlo solo come unica patologia. I biologici cosa sono? A cosa servono i farmaci biologici? Allora, la differenza tra i JAK Ecco. inhibitor e i farmaci biologici è totale. Vi faccio un esempio così magari lo capite meglio. JAK inhibitor è come l'aspirina, no? È una molecola che migliora l'attività, serve come va a attaccare un sito, mentre il farmaco biologico è qualcosa che è attivata ed è costruita ad hoc per quella molecola, quindi aggredisce unicamente quella molecola. Quindi sono due farmaci completamente diversi. Uno è una small molecula, una molecola molto piccola che va a bloccare un evento, l'altra invece è una molecola più grande che blocca una singola citochina o un singolo recettore, per cui è ancora, se vogliamo, più specifica rispetto al JAK inhibitor. Un'altra domanda che viene spesso fatta, il Dupilumab che viene Sì. adoperato nella dermatite atopica. Nella tua esperienza personale e anche nella casistica scientifica, sono stati studiati dei casi in cui persone affette da dermatite atopica, facendo il farmaco biologico, sono cresciuti i capelli. Allora, qual è la E mia poi impressione? un'altra cosa, suggerisco, è ci sono alcune persone anche che hanno possono avere un'immunodeficienza primaria comune, cioè alterazioni immunologiche. Come, ecco, ecco, Sì, bene, sì, sì. ecco. Allora, la mia esperienza col Dumilumab è che alcuni pazienti hanno risposto alla grande sia all'atopia sia all'alopecia areata, altri per nulla. Hanno risposto bene all'atopia e meno all'alopecia areata. Quindi mi sono fatto una convinzione che probabilmente quel paziente che risponde col Dumilumab a tutte e due le malattie è un paziente che ha un sistema immunitario che ha delle implicazioni simili nell'una e nell'altra cosa. I pazienti che hanno le IgA molto alte non rispondono al Dupilumab, rispondono molto bene per quanto riguarda la dermatite atopica, ma non per quanto riguarda l'alopecia areata. Quindi probabilmente lì dove viene ad essere implicato più uno che l'altro, quindi più quello umorale che non quello cellulomediato, probabilmente quando è cellulomediato risponde peggio, quando è umorale risponde meglio. Quindi questo bisognerà studiarlo e quindi non lo riterrei un farmaco per l'alopecia areata. Per la dermatite atopica va benissimo, per l'alopecia areata solo in alcuni casi. Ci sono ancora pochi report, ma comunque la mia esperienza al momento è questa. E quando, perché come tu ben sai, perché abbiamo aspettato a fare questo webinar? Perché c'erano tante situazioni un po' tipo delle situazioni in cui magari qualcheduno sapeva che c'era un centro che acquisiva pazienti, pazienti, altri centri no, eccetera. Adesso si cerca di fare chiarezza. E naturalmente i soggetti, i nostri associati e i pazienti vorrebbero sapere se ad oggi esiste un criterio dove dire benissimo, io vado presso il centro di Napoli, Roma, Milano e mi metto nelle condizioni di poter essere inserito
in questo studio, diciamo così, ecco, perché Allora, ti anche rispondo subito ripetendo, sì. perché ovviamente noi che abbiamo questi centri di riferimento, parlo di Roma e Bologna, altri non ce ne stavano, ma stanno uscendo, ma insomma non è. Che cosa succede? Una volta che esce un farmaco, i pazienti più affezionati ci chiamano, ah, possiamo farlo, dobbiamo farlo. Non c'è una sperimentazione attualmente. Forse questo non è chiaro a tutti quanti. Noi non stiamo sperimentando il baricitinib. Il baricitinib è stato sperimentato, ha avuto l'approvazione dell'EMA e ha avuto l'approvazione dell'AIFA sui risultati di studi ben condotti. Noi quello che stiamo facendo è cercando, ovviamente in tutti i modi, in via amichevole, in via di avere la possibilità di ottenere questo farmaco prima che questo venga dispensato, perché sappiamo benissimo che la dispensazione di questo farmaco avverrà non in tempi brevi. Allora abbiamo cercato attraverso i nostri comitati, attraverso la Lilly, possiamo fare il nome perché è lei che ci fornirà il baricitinib, di chiederlo ad uso compassionevole. Dice, senti, io ho questi pazienti che sono particolarmente danneggiati dal fatto che hanno l'alopecia areata e ho bisogno di questo farmaco. Allora loro che cosa hanno fatto? Hanno messo giù un budget. Abbiamo detto abbiamo un budget per dare gratis per 36 settimane tot numero di pazienti. 30, 40, 50, non lo so quanti sono onestamente, e quindi hanno dato la possibilità a tutti quelli che avevano pazienti con l'alopecia areata e che erano nelle condizioni di poterli seguire, di chiedere alla Lilly, dici, me lo daresti il farmaco? Io ho questo paziente con queste caratteristiche, mi daresti il farmaco? La Lilly ha il suo comitato scientifico, dice di sì o dice di no. Se dice di sì, tutto questo passa al comitato etico dell'ospedale. Una volta che il comitato etico dell'ospedale ha approvato l'utilizzo per uso compassionevole di questo farmaco, la Lilly spedisce il farmaco alla farmacia dell'ospedale e poi la farmacia dell'ospedale lo dispenserà al paziente, visto che il farmaco è ad uso personale. Quindi tutto questo non è facile, non è come andare lì, io ti prescrivo il farmaco, ti faccio il piano terapeutico e ti do il farmaco. No, è un grosso lavoro, è un grosso onere che si stanno assumendo i clinici, anche per responsabilità, perché la responsabilità del farmaco è del clinico, non è né della Lilly, il medico si assume la responsabilità di quello che sta facendo. Quindi il problema non è solo posso avere il farmaco o non posso avere il farmaco, ma è quanto farmaco ha a disposizione quel medico, quanto la Lilly ne ha messo a disposizione e soprattutto se ci sono le condizioni per poterlo somministrare. Tutto qui al momento. Poi dopo sarà tutto diverso, ma al momento è così. Certo, ancora una cosa, perché forse non mi è sfuggito, t'avevo chiesto che differenza c'è tra l'alopecia, perché mi è stata inviata adesso, tra l'alopecia diffusa e l'alopecia incognita, l'avevi già detto, mi sembra, Sì, giusto? abbiamo detto che l'incognita con l'ariata c'entra poco. Ecco, Ok? esatto. Sì, 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 benissimo, quindi è stato. Ma io volevo introdurre un argomento sempre parlando dei JAK inibitori. Noi come associazione i nostri due obiettivi sono quelli del riconoscimento e fare inserire nei LEA l'alopecia areata, ci stiamo battendo, e poi dare praticamente attraverso le regioni un contributo economico per la parrucca, diciamo, no? Naturalmente noi come associazione, perché questo è importante, per riuscire ad avere questo riconoscimento, dobbiamo fare una rete naturalmente tra dermatologi e associazioni, perché se no Allora, non secondo riusciamo. me, sì, allora, secondo me questa cosa, le associazioni hanno un peso molto, molto importante. I dermatologi, gli esperti,
possono supportare le associazioni, ma non possono in prima persona andare lì e dire guarda, questa è la malattia, ci sarebbe un conflitto di interesse. Quindi Certo. le associazioni con i malati, portare avanti quelle che sono le possibilità di avere riconosciuta questa malattia, ma non perché questa malattia è solo una malattia legata al sistema immunitario, ma perché questa ha dei risvolti immensi. Immaginate solamente il disagio psicologico di chi non ha capelli, e questo disagio psicologico in alcuni, non in tutti, porta a che cosa? A ore di assenza dal lavoro, all'incapacità di avere rapporti con gli altri, all'allontanamento dalla scuola. Quindi questa è una perdita per la società. Questo non si è capito. Quindi probabilmente quando riusciremo a far capire questo, e tu sai che noi ci stiamo impegnando, tu ti stai impegnando in prima, anche gli altri, la Cassia, le altre associazioni si stanno impegnando, quindi l'impegno deve essere totale di tutte le associazioni, cercare la chiave politica per poter far passare questa malattia nei LEA, perché è una malattia, non è una condizione come l'alopecia androgenetica, perché quando noi siamo andati anni fa a dire guardate che questa è una malattia, ma che volete le parrucche per chi non ha i capelli? Sì, vogliamo le parrucche ma non per chi ha l'alopecia androgenetica, noi vogliamo le parrucche per chi ha un problema che è momentaneo e che in quel momento crea disagio psicologico e quindi tutta una serie di eventi a cascata che possono peggiorare la vita di quel soggetto. Immaginate un ragazzo che è nel pieno delle attività scolastiche, universitarie, lavorative, affetto dall'alopecia androgenetica, che potrebbe dare tantissimo. Noi non sappiamo se quello domani poteva prendere il Nobel, ma bloccato dall'alopecia areata non va avanti più. Quindi questo è un grosso danno da un punto di vista della società, ma soprattutto dal punto di vista psicologico e della possibilità di questo soggetto di avere una vita più che normale. Quindi tutto questo emergerà nel momento in cui noi continueremo a studiare questi soggetti con più diciamo più intensamente, più andando nell'intimo della malattia, e quindi sicuramente riusciremo a capire poi qual è veramente il danno che la società. Questo è uno degli obiettivi che noi dobbiamo porci per poterlo riportare ai politici e dire guardate che tutto questo ha un aumento della possibilità di una cattiva gestione anche di tutta una serie di risorse che ovviamente andranno perse. E quindi fatto capire questo, probabilmente come si è fatto per la dermatite atopica, con un libro bianco dove parleremo proprio di questa È quello malattia e che di tutte faremo. le implicazioni di questa malattia. Ma questo noi possiamo supportarvi da un punto di vista scientifico, ma quello che devono fare le associazioni con gli associati è cercare di fare quanti più eventi, quante più cose per portarle poi a livello politico. Quindi questo secondo me va fatto, e con il ventennale sarà quello lo scopo soprattutto di questa cosa. È quello che dicevamo l'altra volta quando siamo visti di persona, che è un percorso che abbiamo iniziato. Ma la cosa che a noi fa infuriare, per essere molto gentili, è che da un po' di tempo noi abbiamo, come tu ben sai, istituito il censimento online a livello nazionale. E tra le varie associazioni, cioè parlando dell'alopecia totale universale aerata, abbiamo un elemento importantissimo, l'alopecia areata a quale patologia si può associare. E si è visto in primis la tiroidite, la celiachia, la psoriasi, l'artrite reumatoide, la vitiligine, tutte patologie riconosciute. Per cui è a maggior ragione nel momento in cui, e noi lo sai che andiamo spesso, siamo andati e andremo spesso a parlare con politici, con tutti quelli,
però è ancora sottostimata perché non viene considerata una patologia autoimmune come possono essere altre. Viene come considerata una patologia a livello estetico, dice, vabbè, uno magari, insomma, più o meno si può arrangiare. Sì, Questo ha fatto... dimmi, dimmi. il problema è legato che per anni è stata scambiata per l'alopecia androgenetica. Quindi per anni ovviamente chi era lì non ha preso in considerazione questa condizione perché non sapeva. In realtà solo in tempi recenti noi stiamo parlando di alopecia areata come malattia autoimmune. Si pensava, e ancora oggi alcuni dermatologi dicono alopecia da stress, qua stress, è una patologia Evitiamo la autoimmune, parola stress, quindi, per favore. e quindi Sì. a questo punto lo stress viene dopo forse, Esatto, esatto. in alcuni casi, e quindi a quel punto io direi che dobbiamo assolutamente far capire agli altri che questa è una patologia autoimmune, ma anche a alcuni colleghi, non solo agli altri, e poi su questo partire. E quindi se non lo capiscono i colleghi, immaginate i politici che di medicina non ne capiscono nulla, almeno che non hanno un figlio che è affetto da alopecia areata. Questo sarebbe un gol unico se uno di questi avesse un figlio con l'alopecia areata e a quel punto avesse bisogno di cure e di cose che ovviamente, e capire il dramma che vive una famiglia con un bambino con l'alopecia areata. Certo, ma questo è un discorso che ci porterebbe molto distante, perché colleghi dermatologi, tu sai bene, e uno degli scopi per l'associazione è stato quello, all'inizio quando ci siamo trovati ad affrontare questa patologia, era quello di cercare di individuare dei dermatologi che sapessero della patologia, perché non tutti riescono a comprendere. E a volte magari avere l'onestà professionale di dire benissimo, io su questa patologia non conosco molto e allora magari lascio perdere, affido ad altro. E questo purtroppo adesso forse viene un po' meno, ma prima ti assicuro che negli anni precedenti questo avveniva spesso. E quindi noi come associazione siamo stati, tra virgolette, un punto di riferimento per i pazienti, per i genitori, perché poi è una patologia che colpisce a livello familiare e anche questo sarebbe importante che i genitori avessero a volte un appoggio anche psicologico per affrontare come affrontare la patologia. Io mi riferisco principalmente ai pazienti, ai bimbi, diciamo, dove questo può essere devastante e quindi dare la possibilità a genitori di intraprendere un percorso oppure suggerire un modo come affrontare, perché poi i figli, le figlie naturalmente riescono a percepire molto questa sensazione di malessere da parte dei genitori. Ma questo divaghiamo dal tema, però è importante, ecco, perché parliamo sempre di alopecia. Sempre ritornando ai JAK inhibitor, io all'inizio avevo fatto appunto una premessa, forse non da dermatologo, ma quasi da profano, che forse questi farmaci davvero fanno cambiare l'approccio terapeutico, come fino adesso non era mai capitato. Tu hai questa sensazione, hai quest'idea, puoi darci questa, come posso dire, certezza di dire sì, in effetti. Allora, sì, io credo di sì, ma non tanto come terapia, perché sicuramente sarà una delle terapie. Questa ha aperto la porta a una serie di studi, soprattutto sulla patogenesi e sull'eziologia della malattia, che ci porterà all'utilizzo di tanti altri farmaci e alla possibilità di capire qual è il trigger che porta all'alopecia areata. Questo è importante perché fino ad oggi ovviamente gli studi condotti sull'alopecia areata erano condotti da pochi scienziati, si contavano sulle punte delle dita. Quindi invece adesso con la possibilità di ampliare, di avere un farmaco che serve e conoscere sempre di più questi pazienti, probabilmente ci porterà ad avere nuove acquisizioni, per cui la possibilità di avere nuovi farmaci, altri farmaci, combinazione di farmaci, quindi avere la possibilità di curare meglio questa condizione e di seguirla nel tempo. Questo è stato lo start, la partenza, qualcosa che ci potrà dare nel tempo poi quello che è veramente
la possibilità di curare questa condizione. Il 2023 potrebbe essere l'anno buono, secondo Allora, il diciamo tuo. che il 2023 sarà l'anno in cui ci saranno tantissimi eventi dove si parlerà di questi farmaci, si parlerà di alopecia areata e entrerà nell'engram di tutti gli specialisti che si occupano di dermatologia, ma soprattutto entrerà negli engram dei pediatri, degli immunologi, di tantissime specialità che possono avere a che fare con questa malattia. Quindi Sì. l'immunologo o l'allergologo che cura il bambino con la dermatite atopica e non ne sa nulla di alopecia areata. Ok? Quindi il problema sarà insegnare a loro, cercare di fargli capire che questa è una condizione che può essere migliorata, peggiorata, può essere rapidamente risolta se ci sono le condizioni che risolvono l'altra malattia. Quindi molto probabilmente questo sarà il futuro dell'alopecia areata, della dermatite atopica, che guarda caso anche questa non è una malattia che è in elea e la dermatite atopica affligge tantissimi bambini, per Sì. cui ed ha una spesa altissima. La dermatite atopica ha tutti farmaci, oddio, oggi i farmaci alcuni sono passati, ma tutta la parte cosmetica, tutta la parte legata all'idratazione, alla detersione, è una parte costosissima della dermatite atopica che non viene passata assolutamente. Quindi aprono veramente uno spiraglio verso la comprensione e soprattutto verso la terapia di malattie che fino ad oggi sono state un po' messe da parte. Perché dermatite atopica significa essere allergico, atopia significa essere... Non è vero, non è vero. Tu hai un'alterazione di come fai la cute e conseguenzialmente hai una attività del tuo sistema immunitario più attivata perché la cute non è più quella cosa che ti difende, ma che fa transitare antigeni, quindi diventa un discorso molto, molto più ampio. Cioè, ho preceduto dalla domanda che ha fatto Roberta, possiamo ipotizzare una tempistica, quindi parlando del 2023 naturalmente ho preceduto la Sì, domanda. direi di sì. Io direi che non so se c'è qualche altra domanda, si può continuare ancora qualche minuto, altrimenti possiamo già iniziare a fare delle conclusioni, diciamo, perché noi, come dicevo prima, l'associazione è impegnatissima. Il prossimo anno per noi è fondamentale. È il ventennale e faremo un evento a Roma, ma non per festeggiare o festeggiarsi, ma dopo 20 anni credo onestamente che si debba raggiungere qualcosa, perché almeno per il riconoscimento, perché insomma è stata una situazione che chi la vive sulla propria pelle, sia come professionista che a livello personale, è una cosa abbastanza a volte deprimente, ma soprattutto fa capire come il servizio sanitario, che sicuramente ha delle eccellenze nel nostro paese, a volte esiste la serie A e la serie B. Quindi noi sicuramente combatteremo con più vigore e più entusiasmo per raggiungere lo scopo del riconoscimento. Stiamo seguendo un percorso di fare un libro bianco dove noi, attraverso vari specialisti, dermatologi e associazioni, diremo quali sono le problematiche e forse diciamo, riusciremo a raggiungere un obiettivo. Io credo che, insomma, intanto questo webinar è quello che ha avuto più afflusso di partecipanti e naturalmente non avevo dubbi perché la terapia insomma, richiede questo interesse. Sicuramente faremo degli altri webinar anche su questo tema
Però, come dicevo all'inizio, noi cercheremo, essendo una nostra associazione a carattere scientifico, cercheremo di stare sul pezzo quando abbiamo delle soluzioni da proporre. Perché dicevo prima, ci sono varie persone che si chatta tra di loro, naturalmente dice io vado qua, tipo come se fosse una carboneria, io vado qua, però è meglio non dirlo, eccetera. Ma questo non deve succedere. E a volte ci fanno anche delle colpe, dice ma come associazione vi interessate poco oppure non siete sul pezzo, però guardate che è molto difficile perché per dare delle informazioni bisogna documentarsi e soprattutto una volta che si danno delle documentazioni, dei suggerimenti, bisogna poi dare la possibilità all'associato di dire va bene, vado, seguo questa strada perché è una strada, tra virgolette, sicura, insomma, ecco. C'è un'altra domanda, bimba immunodepressa perché è trapiantata, dunque con già terapia di ciclosporine, al momento fa solo una terapia topica, cosa potrebbe prendere come terapia per bocca? Sempre una Allora, ginocchia. è ovvio che se è trapiantata fa una terapia immunosoppressiva anche Eh, importante. aspetta. Aggiungere qualcosa che serve a immunosopprimerla ancora di più, secondo me non vale la pena, anche perché questo soggetto alla lunga potrebbe avere problemi a quel punto con altre condizioni che possono essere slatentizzate dalla terapia immunosoppressiva. Eh, io farei tutt'al più una terapia topica, ma non farei un'altra terapia immunosoppressiva sistemica. Poi sempre bisogna vedere il soggetto, capire, e lì poi si aprono tanti spiragli e magari trovare quello giusto potrebbe essere l'ideale per poter far sì che i capelli ricrescano, però ovviamente non me la sentirei di associare una doppia terapia immunologica a una bambina che già fa una terapia importante. Quindi secondo me non... Bene, io direi che chiuderei questo webinar. Qua, ci scrive, dice, vi ringrazio per il vostro impegno in generale e quindi insomma continuerò a seguire l'associazione, ma noi diremo di più. Certamente io chiedo al professor Rossi e lui probabilmente se c'è la possibilità, prima del ventennale, di fare un altro webinar per fare il punto della situazione fra qualche mese, potrebbe essere un'idea, perché Sì, avrà dei dati. Noi dobbiamo ragionare e parlare sui dati. A sì. questo punto perché insomma è importante sia per chi vuole intraprendere la terapia, sia chi è ancora titubante, sia chi ha dei dubbi, però da qui a 2 mesi, 3 mesi, dimmi te, mi Io sembra direi che sicuramente diamoci almeno 3-4 mesi, quindi saremo perfetto. sotto al ventennale Sì, sì, sì. per parlare di qualche dei risultati che abbiamo avuto dall'utilizzo di questo farmaco. Però quello che io vorrei fosse veramente il focus di tutto è la possibilità che questa malattia possa entrare nei LEA e avere la possibilità di farlo nel giorno del ventennale sarebbe bellissimo. Almeno quantomeno avere la possibilità di sapere che c'è un impegno da parte del governo a questa cosa. Anche perché ora esiste la terapia, non è più una malattia con terapia orfana, non ha un farmaco, il farmaco può essere dispensato, quindi a questo punto da un punto di vista della possibilità di far entrare questa malattia a tutto regime nei LEA è giusto, quindi basterà solamente farlo capire ai politici e sarà una cosa fatta, non vedo perché non debba essere differente. Se c'è un farmaco per curare una cosa, c'è una malattia. Quindi Sì. a quel punto direi che sarà il nostro impegno, il vostro impegno
portare questo a compimento, così potremo avere quanto prima la rimborsabilità del farmaco e quindi l'utilizzo di questo farmaco su più larga scala, in modo tale da poi poter avere veramente dei risultati pesanti, in modo da poter sapere bene quali sono l'efficacia, dove funziona meglio e qual è la safety di questo farmaco, quindi sapere quali sono gli effetti collaterali più frequenti, quelli che ovviamente poi possono portare rischi ai nostri pazienti. Per cui direi che questo veramente sarà l'anno dell'alopecia areata per quanto riguarda probabilmente la dermatologia. Ma diciamo che hai chiuso bene con un filo di speranza in questo periodo di Natale, insomma. E noi come associazione facciamo gli auguri di buon Natale, buone feste a tutti. Naturalmente siamo a vostra disposizione, esiste un comitato scientifico dove potete fare delle domande. Io spero di aver formulato tutte le domande che avevate precedentemente scritto. Se magari ho messo qualche domanda mi ne scuso, ma li riguarderò di nuovo e naturalmente il professor Rossi eventualmente risponderà privatamente, le metteremo sul nostro sito. Vi ringrazio e buona serata a tutti.